Hello everybody, first of all, hope you're fine, and welcome to this new video. I've had the chance to interview a volunteer that works every day for the animals that will speak about the situation of dogs in Spain. So enjoy the video, and before I keep going, I just have to tell you that this video will be in Italian, but don't worry cause there are the subtitles, so yes, you just have to choose your language, and yes, it's not a problem. And anyway, eccola, buonasera. Ciao Francesca, tutto bene? Sì, dai, grazie. Te? Bene, benissimo, anch'io, grazie. Abbiamo Ok, anche un ospite qui, ma vediamo se riesco a fartelo vedere, perché ho preso un computer portatile. Lo vedi? Caro, sì. Figlio piccolo di 1 anno. Ailo. Oh, buonasera. Buonasera, Ailo. Caro. Le orecchie del podenco. Appassionata di cavalli, vedo. Yes, bene. Intanto grazie per la super opportunità. Ascolta, posso farti intanto come prima domanda, per favore, se ti va di presentarti e spiegare un po' quello che fai? Certo, io sono Cristina e sono la presidente dell'associazione Casa degli Elfi Rescue. Noi ci occupiamo soprattutto dei podenchi spagnoli, che sono una razza che viene utilizzata, una razza di cani che viene utilizzata nella caccia. Non so se tutti sanno che questi cani da caccia come il galgo spagnolo, sono considerati animali da lavoro e non animali d'affezione. Quindi nel momento in cui il cane diventa anziano, il cane si fa male, il cane non è capace o non è bravo nella caccia, viene automaticamente eliminato perché diventa solamente un costo. E come vengono eliminati questi cani? Tanti li impiccano, tanti li buttano nei pozzi, tanti li abbandonano nelle campagne non prima di avergli spezzato le zampe. I più fortunati vengono fortunati, tra virgolette, perché io dico fortunati perché vengono portati nelle perreras, che sono una sorta di canile, come abbiamo qui da noi, solo che praticano l'eutanasia in questi canili. Quindi un cane che viene portato in perrera dopo 21 giorni, se randaggio dopo 10 giorni, se dal proprietario viene soppresso. Che sia giovane, che sia anziano, che sia sano, che sia malato, sistematicamente vengono tutti soppressi. Quindi cosa succede? Succede che ci sono queste associazioni spagnole, ci sono questi volontari che vanno in queste perreras, prendono questi cani, li riscattano e li portano nei rifugi. Li vengono dapprima curati, vengono seguiti un attimo, dopodiché loro cercano adozione. Queste adozioni avvengono in Italia, avvengono in tutti i paesi europei, perché purtroppo le adozioni in Spagna sono difficili perché, come vi dicevo prima, è considerato un animale da lavoro e non d'affezione, e quindi le loro adozioni, sia del galgo che del podenco, sono veramente difficili in Spagna. Sì, ce ne sono, però se ne effettuano di più nel resto dei paesi europei. E quindi noi come Casa degli Elfi cosa facciamo? Pur non abbiamo sovvenzioni di nessun genere, nel senso che lo Stato non ci sovvenziona in alcun modo, siamo un'associazione di volontariato, o ci autofinanziamo o con gli aiuti economici che ci danno le persone, o con gli oggettini che vendiamo nei mercatini, insomma cerchiamo un po' di ricimolare questi soldi, facciamo arrivare questi cani vengono a vivere qui a casa mia, e qui vengono curati e seguiti, vengono preparati per essere poi adottati. Quindi inizialmente conosceranno la casa, vedranno la cosa più stupida, l'erba, perché tante volte loro non conoscono, e quindi tante volte li vedi che si rotolano in giardino, che strappano i fili d'erba, per loro, soprattutto per i podenchi che vengono poi dalle Canarie, che è tutta zona lavica, e quindi loro l'erba praticamente non sanno cosa sono. Comunque cominciano a conoscere la casa, ad avere dei pasti regolari, una cuccia calda dove dormire, che poi cuccia. Qua abbiamo i letti, abbiamo i divani, abbiamo sì anche le cucce, ma loro possono decidere dove stare. Ecco, abbiamo degli spazi molto ampi all'esterno. Io qui non ho box, perché ovviamente loro in box ci sono già stati, loro devono imparare cos'è una casa.
pensa che a tanti insegniamo anche a fare le scale perché non sono in grado di fare le scale, non le Cari. conoscono. Sono superfici dove loro non sono mai stati. Loro quindi la loro vita la passano come? Ci sono tanti modi in cui loro la passano. Tanti vengono tenuti chiusi sottoterra e tirati fuori solamente nel periodo di caccia, tanti vengono tenuti a catena, vengono tenuti in luoghi chiusi, vengono tenuti a catena seduti su un blocco di marmo, di cemento o di un mattone, nei modi più disparati. E quindi la loro vita è quella, mangiano avanzi, mangiano pane secco, mangiano le pannocchie, infatti anche quando arrivano da noi abbiamo anche dei problemi a livello alimentare, nel senso di abituarli a mangiare cose diverse, quindi spesso e volentieri nei primi periodi vanno in diarrea, hanno problemi intestinali, quindi servono dei fermenti, bisogna fare un gradatamente un po' alla volta. Addirittura arrivano che sono talmente magri, ma talmente magri che conti tutte le ossa, però non puoi riempirli subito perché il loro stomaco non è abituato e quindi bisogna dare più pasti più volte al giorno. E dopodiché valutiamo questi cani, nel senso vediamo se hanno particolari problemi, particolari comportamenti e quindi ci appoggiamo a dei comportamentalisti, degli educatori che ci assistono e quindi ci aiutano per far rifiorire questi cani, perché loro sono a posto, che diventano tutti belli, col bel pelo, che recuperano peso, che sono socievoli. Certo, tante cose non si possono risolvere subito, ci vuole tanto tempo per alcune cose, però li prepariamo in modo che possano andare in una famiglia e sappiano già cos'è una casa, cosa vuol dire l'affetto di una famiglia e poter cominciare soprattutto la loro nuova vita. In associazione siamo tante ragazze, c'è chi si occupa delle pagine Facebook, chi si occupa del sito, chi si occupa di sentire le persone che ci scrivono per adottare un cane. Ovviamente bisogna trovare il cane giusto per la famiglia giusta. Quindi se una famiglia ci chiede un cane che noi sappiamo ha un particolare carattere o ha delle determinate paure e questa magari è una prima adozione che questi signori fanno, noi lo sconsigliamo, non glielo diamo un cane così, cerchiamo di individuare il cane, il carattere giusto, si fa sempre il possibile per il bene del cane. Cani che hanno un passato pesante e quindi però non abbiamo cani solo qua, abbiamo cani anche in rifugio in Spagna, quindi io non è che posso farli arrivare tutto qua perché ovviamente costa mantenerli, costa il viaggio, costa tutto e quindi mano a mano che poi si libera un posto qua che un cane va in adozione, allora ne facciamo arrivare un altro. Certo. E quindi ci sono delle persone che sono proprio preposte per sentire le persone, spiegare i tipi di cani che abbiamo, i caratteri che hanno, cercare di capire che aspettative hanno queste famiglie che vogliono adottare. Infatti noi facciamo compilare un questionario informativo dove ci sono tante domande proprio per capire questa famiglia come vive, i tempi, gli orari e per cercare proprio di proporre il cane adeguato, quello giusto per ciò che si aspetta anche la famiglia. Certo. E quante associazioni sono all'incirca in Italia? Siete l'unica? Perché l'associazione è al nord Italia, giustamente, in Veneto, ma in quanti? In Italia, per quanto spagnolo, ce ne sono tantissime. Infatti il galgo è un cane che è molto più conosciuto del podenco. Per quanto riguarda l'associazione del podenco sono molte meno, nel senso che è un cane che noi stiamo cercando di far conoscere perché veramente, al di là che gli viene riservato lo stesso trattamento dei galgo, quindi è veramente un trattamento pesante da parte dei galgheri. Racconto che di associazioni che attualmente si occupano di podenchi, e ti parlo in Italia, perché all'estero ce ne sono molte di più, saremo una decina. C'è chi si occupa anche di galgo, di podenchi insieme, ma anche di altri tipi di cani, però specifiche per i podenchi siamo sotto le 10 associazioni. Dobbiamo proprio far conoscere questa razza perché sono veramente cani spettacolari, dolcissimi, hanno tantissime caratteristiche. Pensa che tanti li usano anche per la pet therapy, per dire, con i bambini, con gli anziani. Quanti sono i cani utilizzati in questa industria, la vorrei chiamare? In Spagna vengono uccisi 50.000 cani ogni anno. Questo perché? Perché comunque non c'è sterilizzazione, i galgheros, gli allevatori fanno cucciolate su cucciolate perché poi a loro interessa solo tenere quello che è il cane perfetto
e il resto se ne liberano. Quindi di cani ce ne sono veramente un'infinità. I Le Perrers sono pieni, i rifugi sono pieni di cani, veramente è una cosa esagerata, cioè non c'è un controllo, non c'è niente. Adesso cominciano a cambiare anche le leggi in Spagna, per cui sai anche i cacciatori comunque devono cippare i cani, devono comunque pagare una tassa per la caccia e quindi si cerca di arginare questa cosa. Però sai, la situazione è molto, molto brutta. Già se un cane si fa male durante una caccia, difficilmente lo curano. È come per esempio i Greyhound in Irlanda, no? La stessa cosa che li usano per le corse. Solo che un cane si faccia male, lo fanno fuori, lo ammazzano. Certo. E a livello legislativo c'è un cambiamento? Sono state fatte un sacco di petizioni anche a livello europeo per contenere questa cosa, per cercare di arginare questi problemi, queste cattiverie, queste sevizie nei loro confronti. Non è mai successo niente. Posso dirti che qualcosa sta cambiando, nel senso che in Spagna ci sono delle associazioni molto ma molto attive. Si è riusciti ad ottenere delle pene per i maltrattamenti degli animali più severe. I miglioramenti ci sono stati. Il problema è cambiare la mentalità delle persone, no? Perché soprattutto nel sud della Spagna c'è ancora una mentalità molto retrograda. Come quando prima ti parlavo per esempio dei galgo che vengono impiccati, questa è una pratica che nel sud trovi ancora spesso, ma perché? Perché come omaggio alla Madonna loro all'inizio della stagione di caccia prendono i 7 cani che hanno reso meno durante la caccia della stagione precedente e li impiccano, chiamano il ballo del pianista. In pratica questi cani vengono impiccati con le zampette posteriori che sfiorano il terreno, in modo che loro abbiano una morte lenta ed agonista. Poi basta che pensiamo alla corrida, pensiamo anche a quello, le corse coi tori, tutte quelle cose lì, quante ce ne sono. Sono tutte cose, sono del passato, ma io dico, bisogna superarle queste cose, non siamo più 100 anni fa, quindi sarebbe giusto che le cose cambiassero. So che in Spagna si stanno dando tanto da fare e speriamo che anche a livello europeo ci sia qualcosa di più incisivo anche per loro. Si dice che tante voci fanno un oceano, no? Certo. Quanti sono invece i cani che riuscite a portare in Italia o comunque a portare in altri paesi, quindi salvarli dalla Spagna? Circa, magari ogni anno. È da tanto che comunque è iniziato questo aiuto per questi cani oppure è recente? No, di cani spagnoli dalla mia prima adozione che è stata nel 2009 e lì quando ho scoperto quello che succedeva in Spagna, perché prima non lo sapevo proprio, ho cominciato prima come adottante, poi come volontaria e poi alla fine insieme ad altre ragazze abbiamo voluto proprio puntare sul discorso del podenco proprio per farlo conoscere come razza. Allora, io sinceramente non so le altre associazioni quanti cani riescono a salvare, perché poi dipende se è associazione piccola, grande, dipende da tante cose. Io ti posso dire che qui dove siamo noi adesso, che abbiamo fondato Casa degli Elfi, dal 2016 sono già passati 150 cani. Stiamo bene. Sì, care. È la cosa più bella. E poi sai, avendoli qua, li vivi come se fossero i tuoi, quindi c'è un discorso proprio di amore, di passione verso di loro, è come se io un po' fossi un po' la mamma di tutti, no? E quindi anche se sono poi cani che vanno in adozione, però ti portano sempre via un pezzettino di cuore, e per il loro passato, e per come arrivano, e per come magari hai dovuto curarli. Più di qualche altro, più stai dietro un cane perché ha bisogno e per problemi fisici e per problemi psicologici, ci impegni tanto tempo, tanto impegno, è inevitabile che non ci si affezioni, no? E quindi comunque quando vanno in adozione, io ho una settimana che sono nel muro del pianto, però sono contenta di parte che vadano a casa, però è comunque un pezzettino di cuore che se ne va. Però c'è un gran lavoro dietro, un gran lavoro, una gran passione, un grande impegno e tanti sacrifici, tanti sacrifici che uno nemmeno immagina. Ma già i sacrifici che fanno in Spagna i volontari, tanto quanto li facciamo anche comunque noi qua per accogliere questi cani. Noi abbiamo questa fortuna, la fortuna di poterli fare arrivare qui e di far venire le persone qui a vederli. E secondo me questa è una gran bella cosa.
Anche perché certo. poi magari tu parti con l'idea, visto la foto di quello voglio venirlo a conoscere, arrivano qua, fa, ma però quello è più affettuoso, mi piace di più, guarda come gioca, e alla fine ne adottano un altro, no? O magari partono con l'idea di un podenco e poi si portano a casa magari il mix, il medicino, si portano a casa tutt'altro cane, quindi è bello anche, no, questo discorso di potersi vedere, Mh, di poter interagire fra di loro, tra cane e persone, mh. e questo è importante. Importante anche perché così uno è consapevole dell'animale, perché ci chiedono, ma quanto è grande, quanto pesa, quanto è alto, quanto è basso, ma cosa fa? Vieni qua a conoscerlo, lo vieni a conoscere e ti rendi conto del cane che è. Mh. Oltre a lui puoi vedere anche gli altri e poi puoi decidere in serenità e capire se dalla foto quello era il cane tuo o magari caratterialmente ti piace di più un altro, che magari è completamente diverso, però magari l'affettuosità che ha, il modo di porsi, ti prende di più e quindi poi decidi di fare l'adozione di un cane che non era quello per cui inizialmente eri venuto a trovarci. Certo, certo. E come sono, ti chiedo per curiosità, come sono, i cani una volta che vedono, la prima persona diciamo arrivati magari prima arrivati in Italia e poi magari quando vedono la persona che poi li adotterà? Allora, guarda, a noi capita di portare cani che resteranno qui per un periodo e cercheranno adozione, capita che arrivino anche dei cani che hanno già una richiesta di adozione, quindi hanno già gli adottanti che li aspettano. Io dico sempre, quando arriva un cane, la prima persona che loro devono vedere quando scendono dall'aereo, quando scendono dal furgone, a seconda di dove arrivano, deve essere la loro famiglia, deve essere qualcuno della loro famiglia. La cosa più bella è vedere quando ci sono le famiglie adottive, perché sono sempre lacrime. Quando vedi la famiglia, si apre la porta del furgone e tirano giù questo cane, glielo consegnano tra le braccia, è un'emozione, credimi, cioè mi emoziono io anche se non sono i miei, ma è una cosa. E l'ho vissuta anch'io da adottante, perché io ne ho adottati 7-8, quindi so cosa vuol dire. Ma anche quando vedo gli altri, cioè proprio è una cosa bellissima, no? Sono emozioni da vivere. Se avete la possibilità di poter andare a vedere un arrivo di questi cani è veramente una cosa che merita. Tra l'altro noi quest'anno abbiamo fatto anche un libro, non so se te ne avevo parlato No, Francesca, dove abbiamo raccolto, te lo faccio vedere anche ce l'ho qui, che si chiama Empathy Podi, eccolo okay. qua, dove abbiamo raccolto le testimonianze degli adottanti. Quindi c'è qualche pagina che racconta un po' dei podenchi, di che cani sono, cosa fanno, del loro carattere e tutto quanto, ma poi ci sono le testimonianze degli adottanti. Bellissimo. Non so se riesci a vederlo, tutto il modo in cui tengono i cani in Spagna, Tugurio, dove si trovano. Ecco, dentro ci sono anche tante foto che poi si fanno vedere, fanno capire i posti dove vivono, poi ci sono le foto di come diventano i cani una volta che sono stati arrivati in Italia o che comunque sono stati presi dai volontari in Spagna che li tirano su e ci sono tante belle cose. Il libro si può trovare in libreria Allora, oppure chi è interessato può scrivere direttamente a Casa degli Elfi, per cui contattarci attraverso la pagina Facebook o il nostro indirizzo email e ve lo inviamo a casa oppure lo potete passare a prendere da qua direttamente se qualcuno ha Vicenza e dintorni. comunque in tutta Italia diciamo poi si può spedire nel caso una persona sia interessata e non Sì, sì, viva in sì, Nord sì, Italia. tranquillamente. Okay, Sì, super. sì, sì, sì. E se volete abbiamo anche il calendario. Eccolo qua, della Casa degli Oh, Elfi, sempre con le foto dei cani adottati. bellissime. E cosa importante da dire è che noi li diamo con passaporto, con il chip, con le analisi fatte, con la sterilizzati, a meno che non siano cuccioli, però vengono dati proprio tutti belli, che si sa per tutto, vita, morte, miracoli, per cui anche una storia clinica del cane che chi lo prende in mano sa effettivamente quello che ha, quello che non ha, se sta bene, se c'è qualche patologia. Noi avvisiamo sempre di tutto. E capitano anche dei cani ammalati. La Lismania, per esempio, è una malattia molto frequente in Spagna. C'è qualche cane che ha bisogno di essere curato, lo curiamo prima di darlo in adozione. Certo, super. E quindi noi facciamo quest'anno il libro, calendario, ma le spese sono tante, sono veramente tante, quindi anche noi nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo. Certo. Se una persona dice: "Voglio aiutare queste associazioni", può sostenere quindi comprando i gadget diciamo, giusto?
e poi anche con le donazioni. Abbiamo una boutique dove vendiamo delle cosine o che ci donano, oppure abbiamo i collari, abbiamo oggetti vari, abbiamo delle lampade con dei bellissimi disegni con i levrieri, con i podenchi, sì, oppure le donazioni delle persone ci vogliono fare, abbiamo l'IBAN nel libro, nel sito, lo abbiamo messo un po' dappertutto, se qualcuno vuole farci una donazione è veramente molto gradita. Ci sono un sacco di cose che servono per loro e quindi ogni aiuto è veramente più che gradito, questo sì. Certo. Bisogna anche ringraziare gli adottanti che effettivamente se sono l'anello finale, se non ci fossero loro, noi non riusciremmo a dare in adozione questi e poterne salvare altri. Quindi è tutta una catena, no? Giustamente. Certo. Quindi io direi che un saluto generale a tutti quanti, a chi si adopera, chi aiuta, magari chi raccoglie le coperte, chi porta magari il sacchetto di crocchette, insomma qualsiasi cosa, ma anche chi ci fa conoscere, no? Come per esempio Francesca, anche te adesso che stai facendo questo video, questa cosa. È il minimo che potessi fare, perché ho scoperto appunto, grazie ad una storia di Caterina, la ragazza appunto che ha adottato un altro podenco, e ho detto: "Cavolo, non conoscevo questa situazione, non avevo mai sentito parlare", conoscevo appunto la situazione di Galgo e ho detto: "Devo fare qualcosa per, far conoscere appunto la situazione". Cos'è che, ognuno di noi potrebbe fare, diciamo, per aiutare a cambiare, ecco, la situazione dei cani utilizzati nella caccia, in questo caso in Spagna, ecco. Anch'io quando ho adottato il mio primo cane dalla Spagna, ho letto questo annuncio, fa abbiamo 3 giorni di tempo perché è già in lista per la camera a gas. Ho detto: "Ma com'è possibile? Ma come è possibile?" Io chiamo questa signora, ho detto: "Ma in Italia non esiste questa cosa?" Ho detto: "Ma cosa dice?" "Eh no", fa, "qua ci troviamo in Spagna." "Ma come in Spagna?" Faccio io. "Eh sì, in Spagna succede questo." Mi si è aperto tutto questo mondo. Tanti anni mi rendo conto che la maggior parte delle persone non lo sa, non sanno quello che succede in Spagna, soprattutto il sud della Spagna. È un disastro, e sono solo dei mezzi che loro utilizzano per i propri scopi, dopodiché vengono buttati via come degli stracci. Bisogna far conoscere questa cosa, quindi divulgando, dicendo alle persone ma vai a informarti, sollevando tanto polverone, alla fine dico, si renderanno conto anche in Europa che succedono determinate cose, ci sono situazioni brutte anche da noi, però arrivare ad avere dei canili dove c'è la camera a gas che funziona 2 volte alla settimana e vengono ammazzati un sacco di cani, questo anche no, insomma, non siamo a questi livelli. Noi abbiamo recuperati cani incaprettati e con la bocca chiusa col filo spinato. Io ho adottato un galgo, per esempio, che aveva tutta la testa crepata, pensavano di averlo ammazzato, invece era ancora vivo, le volontarie l'hanno trovato, l'hanno salvato. Cani con le zampe spezzate, c'erano delle Ferreras dove nelle crocchette che davano i cani c'era della polvere di cemento. E questo perché? Perché comunque faceva il blocco intestinale, i cani non sporcavano, tanto dopo 10 giorni erano in camera a gas, quindi loro avevano meno da pulire, il cane non sporcava, cioè di quelle situazioni veramente atroci. Dico, io tutte queste cose le ho sapute proprio attraverso Laura Varaldi, che è di Progetto Animalista per la Vita. Lei è una ragazza molto giovane che è partita più o meno 12-13 anni fa per fare il corso Erasmus di veterinaria e quando ha scoperto quello che succedeva non è più tornata in Italia. Lei è ancora là. Ha il suo rifugio, ha la sua associazione, con la sua mamma fanno adottare i cani in Italia e quindi e loro hanno cani di tutti i tipi, perché tutto quello che c'è da salvare Laura salva, comprese le mucche, gli agnellini, le Cara. caprette, le oche, tutto quello che può lei salva. Io dico sempre, l'importante è che un cane vada a casa, che poi sia della mia associazione, che sia di un'altra, così di quell'altra, a me non interessa, basta che un cane vada a casa e che stia bene. Quindi, Certo. Se una persona vuole salvare un cane appunto da questa situazione, normalmente uno viene nella nostra pagina o nel nostro sito, quindi può prendere contatto con noi. Noi mandiamo questo questionario informativo che non è impegnativo assolutamente, però intanto vediamo gli orari che ha una persona, in quanti sono in casa, facciamo una serie di domande che a noi serve per capire se quel cane che ci ha richiesto, se ne ha individuato uno, può andare bene per l'esperienza che hanno, anche perché se una persona ha avuto anche già altri cani, è comunque una preparazione diversa da uno che fa un'adozione per la prima volta. Segue una telefonata in modo da conoscersi intanto telefonicamente,
Una volta individuato il cane, viene fatta una visita preaffido, dove c'è una volontaria che va a casa degli adottanti, dove gli adottanti possono fare ulteriori domande sul cane che hanno scelto, ma soprattutto anche la volontaria controlla per esempio che le recinzioni abbiano un'altezza adeguata. Per esempio può consigliare, guardate che questi cani mangiucchiano, rosicchiano, le cose basse, tenetele un po' più alte, danno dei consigli anche per la gestione del Certo. cane, no? Perché tanti cani non sanno nemmeno giocare, non hanno neanche mai visto una pallina. Tutte le cose nuove sono cani curiosi e se tutto a posto, tutto ok, gli adottanti possono venirsi a prendere il cane e cominciare questo percorso. Se hanno bisogno poi di qualsiasi cosa, ne diamo supporto a 360 gradi perché abbiamo i veterinari che possiamo consigliare, abbiamo gli educatori se hanno bisogno di un consiglio per la gestione del cane. Si instaura quel rapporto che poi è bello risentirsi, è bello rivedersi, magari passano, vengono a fare il saluto e ci si tiene sempre in contatto. Poi persone magari che ogni anno ti mandano il biglietto di auguri per Natale con una donazione dentro, oppure dire ma cosa avete quest'anno da comprare che invece di fare i regali faccio un regalo solidale, cioè, tutte cose così. E se una persona vuole adottare un cane però non ha la possibilità perché magari vive lontano, penso magari a Sud Italia o in altri paesi, diciamo, come era per la Slovenia, giusto, che è stato adottato un cucciolo. In quel caso come si può comunque adottare? Si può comunque adottare, quindi vedi con la costanza, con l'amore, con la pazienza e con l'aiuto di queste persone che veramente ci danno una mano, si riescono a risolvere poi anche situazioni anche se sono distanti. Sono arrivati anche dei cani in Svezia, per cui le adozioni sono buone, li mandiamo anche all'estero. Pensare che nel 2021 tuttora ci siano queste situazioni perché giusto a febbraio ci sarà poi l'uccisione in massa, se non erro. Giusto? C'è la fine della stagione di caccia, esatto, e quindi ci saranno i canili che si riempiono, le carriere che si riempiono, abbandoni a non finire, cani lasciati, galghero, perché ci sono, ma ogni anno viene fatta proprio in tutto il mondo delle manifestazioni proprio per il discorso dei cani spagnoli, della caccia in Spagna. Certo. E poi non è solo la Spagna, come ti dicevo, ma ci sono anche i paesi dove questo succede. Anche in Albania non sono messi meglio, in Turchia non sono messi meglio, ci sono veramente tanti altri posti dove li fanno fuori, anche in Romania, ci sono veramente tante brutte situazioni. Certo. Ecco, per non parlare poi, vabbè, d'accordo, delle che si rimangiano anche, però per carità sono considerati come un agnello, come un capretto, Sì. quindi non dovremmo neanche sdegnarci più di tanto perché come qua abbiamo gli allevamenti, i nattatoi, mangiamo carne, loro anziché mangiare un vitello si mangiano il cane, quindi Sì. per Sì, la carità, prospettiva vero? che cambia, Non ma concordo pienamente, sì. Con la conoscenza, aprendo diciamo come si può dire, la prospettiva, ampliando la prospettiva poi l'apparenza, ma cosa c'è dietro, ma cosa succede, ma perché questo, ma perché loro fanno così? Però insomma, voi ragazzi avete tutto un futuro davanti, quindi questa cosa aspetta a voi. bisogna sì impegnarsi al massimo, quello sì. Ascoltavo qualche giorno fa un video di una ragazza geoveg, che lei fa video di attivismo, lei è vegana, e lei diceva che, non è una cosa magari non per tutti dall'oggi al domani nel capire magari una situazione e che pian piano abbatti questo muro e si formano delle piccole crepe che ti portano poi a conoscere, diciamo, a cambiare opinione, cambiare idea, approfondire. Sì, essere magari più coerente con le tue idee e aiutare anche di più magari in questo caso gli animali, quindi sì, siamo speranzosi, ecco, quello sì, e sapere che ci sono delle associazioni come la tua, diciamo, vuol dire tantissimo, sapere che si può comunque adottare e aiutare economicamente, magari o portando delle crocchette o qualcosa, per voi e per aiutare, vuol dire. Per dirti, o un sacco dell'immondizia, per noi sono tutte cose che usiamo quotidianamente e sono di largo consumo, quindi Certo, buono sapersi, ecco,
che ognuno può aiutare con quello che può, però può fare la differenza. Quindi dire grazie infinite invece per la super disponibilità. Direi che veramente hai espresso in questo tempo la situazione e quello che veramente ognuno di noi può fare, quindi direi super. E non so se vuoi dire qualcosa per concludere. Per concludere cosa posso dirvi? Se avete voglia di venirci a conoscere, di venirci a trovare, ci si può organizzare, perché conoscere i cani, a vedere di persona come funziona tutto quanto, può essere interessante anche quando organizziamo i corsi con gli educatori, facciamo delle giornate informative per esempio. Adesso col discorso del Covid purtroppo siamo stati tutti un po' bloccati su questa cosa, però noi abbiamo organizzato anche delle giornate, per cui dalla mattina al pomeriggio, con l'educatore qui, che al di là che uno abbia il cane o meno, si possono fare delle domande, si può imparare. Se avete delle cose che non vi servono più a casa, tipo le coperte, tipo dei tappeti, quelli sono utili, per cui se volete, ben volentieri. Anche le lenzuola vanno bene, perché l'estate usiamo le lenzuola per coprire le cucce, o se volete dei cuscinotti, o se volete portarci magari delle scatolette di umido. Le persone che hanno la possibilità di poter venire qui, organizziamo con un cane a testa e partiamo, andiamo lungo l'argine a fare delle belle passeggiate con i cani. Perché Certo. è vero che i cani qui stanno bene, hanno 4.000 metri da girare tra il frutteto, tutto quanto, gli spazi ci sono, però il mondo non è qui dentro, il mondo è fuori. È molto importante per loro uscire e quindi per chi vuole portare anche un cane in passeggiata, ovviamente c'è sempre il modino dell'associazione che accompagna, però possiamo fare questi bei gruppetti con un cane a testa e portarli fuori, quello senz'altro. Nella nostra pagina Facebook Casa degli Elfi vi potete tenere informati su tutte le iniziative che organizziamo. Se volete andare a vedere invece il nostro sito, che ci sono tutte le informazioni su Podenchi, che è quello che succede, potete trovare anche il nostro libro. Il sito nuovo che abbiamo appena fatto, poi vuole adottare, noi siamo qua, dico. Yes. Stanno dormendo adesso? Allora, guarda, il mio figlio piccolo è sempre là. Poi non so se riesco a farti vedere. Thor dorme proprio, un sonno profondo, ma tutti gli altri li ho già, perché ho tutti i divani, i letti, e poi ti mando una foto che te li faccio vedere. Vedrai che faccette lì, tutti lì che ti guardano con questi occhietti. No, sono uno spettacolo, sono veramente. Sono bellissimi. Teneri. Ti danno così tanto, guarda che sono incredibili, ti cambiano la vita veramente. Qualche progresso c'è, quindi speriamo si vada avanti così. Certo. Magari più velocemente, se dipendesse da me più velocemente, però Sì, esatto. Esatto, che vadano avanti. E grazie. No, Grazie grazie a mille. te. Scherziamo, grazie. Buona serata e un abbraccio e un bacio a tutti gli amici quattro zampe cari. Bene, grazie, ti ribacio tutti, tanto il bacino alla sera glielo tutti quanti, quindi mi fa piacere. Super, Allora, gentilissima, grazie a te. grazie di tutto. Ok, ora passiamo la parola a Caterina, una ragazza che ha adottato un potenco. Eccola, buongiorno. Ciao, Buongiorno, buongiorno. eccola qua. Arriva, caro. Ciao. Maschio o femmina? Femmina, E si chiama Olly. Polly. Adottata quando? In realtà la mia è una storia un po' più lunga rispetto alle altre adozioni, perché sono andata ad aiutare la Cristina verso luglio della mia terza superiore, per cui 2-3 anni fa. E lei c'era già, però io non potevo avere il cane, anche perché i miei al tempo erano separati. E poi a settembre i miei si sono riavvicinati e io ho mostrato la Holly, siamo andati a fare delle camminate, ho chiesto se potevamo fare un giro con lei e Cristina mi ha dato la sua disponibilità subito. Da lì abbiamo deciso di portarla a casa, però abitavo contemporaneamente, diciamo, in 2 case piccole. Ok. Per cui ogni weekend la portavo a casa per 3 giorni, un po' in una, un po' nell'altra, e il resto del tempo la teneva Cristina, fino a che a luglio dell'anno dopo non l'ho portata a casa, in una casa nuova. E adesso quindi vive con te? Sì. Ok, benissimo. Cara, e si è adattata subito? Allora, a noi sì, perché comunque alla fine, vedendoci spesso, ci conosceva e anche perché io
ho fatto un'estate in cui andavo quasi ogni giorno dalla Cristina, 2 estati, e andavo anche durante l'anno, per cui mi conosceva. Mhm. Anche con i miei genitori non c'è stato nessun problema, anche perché io, nel mio caso, il cane era tranquillissimo, nel senso, una di quelle che, diciamo che reagisce alla paura stando tranquilla invece che abbaiando, facendo casino, per cui quando non era, tra virgolette, tranquilla, in realtà lo sembrava, anche perché comunque è entrata in casa e ci conosceva già. E Ah, grazie sì, al giusto. fatto che l'ho portata a casa gradualmente, si è anche adattata un po' di più al fatto che ho anche un gatto, che è il gatto Vabbè, per benissimo. quello. E com'è il rapporto con il gatto? Allora, è il gatto che fa il bullo con lei. Cioè, Ok. nonostante lei sia comunque di taglia medio-grande, è il gatto che decide. Però di notte dormo con entrambi, quindi non ci sono grandi problemi. Super. Chiedo una cosa, ogni tanto vedi che, non so, magari di notte si sveglia e ha i traumi del passato, tra virgolette, che ritornano, oppure ha cambiato vita, diciamo, e la vedi serena totalmente? Io la vedo molto serena, Ok. ma perché intanto è stata alla casa degli elfi un bel po' di tempo, quindi anche lì ha avuto il tempo di adattarsi, diciamo, al fatto che non era più in Perrera. Però all'inizio, quando si presentava qualcuno con un bastone da passeggio, un ombrello, lì vedevi che comunque tendeva a tenere le distanze e anche ha paura delle torce in generale, quindi non si sa ovviamente che cosa sia accaduto, però ha paura di qualcuno che si avvicina con la torcia del telefono magari perché può ricordare la Perrera o qualcosa del genere. E ognuno ha un po' i suoi ricordi perché hanno tutti vite diverse e vengono trovati tutti in contesti diversi. E quanti anni aveva lei? O mesi? Allora, da quello che so l'hanno salvata che era abbastanza piccola, hanno salvato lei, la mamma e il fratello e cioè li hanno trovati tutti e tre in Ferrera Ok. e sono riusciti a salvare lei e il fratello e mandarli in Italia. Poi una volta arrivata in Italia è rimasta circa 2 anni in canile e da lì poi è arrivata alla casa degli elfi grazie a un annuncio e Cristina ha deciso di accogliere sia lei che il fratello. In realtà con noi ha capito che resta qui. Però comunque quando noi la molliamo magari nei campi eccetera e non è un cane che scappa perché comunque ha paura dell'abbandono. Ho un consiglio da dare se una persona vuole adottare appunto questi cani, magari sapendo del vissuto e dicono cavolo voglio fare qualcosa. Allora, io ripeto, sono un caso particolare perché non ho scelto io il cane, ma il cane che ha scelto me, nel senso che andando lì ogni giorno avevo Holly che mi seguiva sempre ovunque, ho instaurato un forte rapporto con lei. Mentre intanto per chi volesse un cane, io ho visto molte persone andare alla casa degli elfi e non solo decidere il cane che volevano, ma anche Cristina è riuscita a trovare il cane più adatto alla loro situazione, dipende un po' da dove si vive e anche da quanto si è attivi. Però è una cosa che Cristina sa fare benissimo perché ho visto un sacco di adozioni andate bene e sono cani che corrono e sono molto attivi, però in casa di solito basta un divano, una cuccia e stanno tranquilli lì, cioè non c'è nessun problema. Consiglio, allora intanto devo dire che all'inizio ci vuole pazienza, perché ovviamente noi non possiamo sapere che cosa è accaduto a questi cani e quindi nello stesso modo non possiamo neanche cercare e costringerli a fare qualcosa che magari per loro è un brutto ricordo. Però sono cani che ci mettono un po' di tempo, nel senso che nonostante la mia fosse un cane equilibrato da subito, comunque rispetto a luglio dell'anno scorso ad ora si è completamente aperta, per cui i cani che si portano a casa subito non sono gli stessi che si avranno un po' di tempo dopo, perché appunto con l'abitudine e con la fiducia tendono a dare molto di più. Sono cani che si evolvono sempre, perché appena trovano la stabilità riescono veramente a dar tanto. È un po' triste, diciamo, non poter sapere che cosa è successo, però comunque secondo me anche l'adottare un cane che ha avuto un passato così vuol dire anche migliorare una vita piuttosto che comprarne una. Se vuoi aggiungere qualcosa per concludere o... Come penso abbia già detto Cristina, ci sono tutte le pagine social in cui si possono vedere i cani che ci sono. Cristina è capace di dare il cane adatto alle persone. E se qualcuno volesse adottare, penso che la cosa migliore da fare sia guardare sui social e contattare Cristina, tanto ci sono tutti i mezzi per poterlo fare. E scegliere un cane, uno di questi cani, vuol dire anche comunque cambiare completamente una vita. I cani alla casa degli elfi stanno bene, però ovviamente perché se ne salvino altri bisogna che alcuni trovino adozione, quindi più adozioni ci sono,
più anche cani hanno possibilità di essere salvati. Ai cani spesso interessa più lo stare con te, almeno io vedo che posso farlo correre nel posto più bello, ma subito dopo torna di fianco a me. Può essere a correre dove vuole, ma se vede che io magari mi allontano per andare un attimo pochi metri più distante, torna subito. Quindi sono cani che si legano tanto al padrone e quindi tendono comunque a controllare sempre dove sei. Sai quante persone li hanno adottati per caso? Sono 2 colonne Mamma per mia, cari. Li hai conosciuti alcuni? Sì, E hanno trovato casa anche questi? sì. Che bello. Alcuni sono ancora lì, altri hanno trovato casa. Sei tentata a prendere il fratello di Holly? Io sì, ma non ho lo spazio, il tempo. Resta un po' Aiuto. Domanda. È molto pericolosa come domanda perché io direi subito di sì, però non è fattibile per ora. Ci tenevo ad avere sentire la tua esperienza, perché è stato grazie a te, insomma, che ho conosciuto questa situazione, e quindi veramente con una storia ti si apre poi un mondo, però conoscere la prospettiva, ecco, di chi ha avuto la possibilità poi di vivere tutti i giorni con questi animali è veramente utilissimo. Sì, ma soprattutto serve informazione, perché non c'è abbastanza informazione riguardo a che cosa succede. Grazie infinite Grazie a te. per la super intervista e per la disponibilità, ecco. Grazie a te, fa sempre bene diffondere queste informazioni. Yes, benissimo. Buona continuazione, buono studio. A te. Grazie. E buona giornata. Ciao. Super, grazie infinite. Ciao. Ciao. Thank you so much. If you want to, you can share this video in order to let more people understand the real situation in Spain. If you want to support me, you can subscribe to this channel, click the like button, and yes, you can also follow me on Instagram or Facebook. Remember to stay safe and see you soon in the next video.